La differenza fondamentale è il titolo di un libro di qualcuno che non avete mai sentito, cioè, lui si chiama Luciano Floridi ed è qui oggi, dai. Partiamo subito perché c'è Luciano Floridi in puntata, ci sono un sacco di cose di cui voglio parlargli da una vita dopo aver letto il libro e ne abbiamo l'occasione. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Eccoci, non mi sembra vero. Ciao. Bentrovato innanzitutto. Allora, grazie per l'invito. Voi sapete tutti chi è. Per i 4 sfigati che non sanno chi sia Luciano Floridi, tu fai finta di non ascoltare, ok? È tra i filosofi più influenti a livello globale. È professore a Yale, dove ha fondato e dirige l'Ethical Ethics Center. Guidi un team internazionale che collabora con aziende, governi, eccetera, per sviluppare proprio i framework etici per l'intelligenza artificiale. Ma arrivi dal nulla. Prima di quello ha insegnato a Bologna, hai ricoperto la cattedra di filosofia ed etica dell'informazione a Oxford, hai cofondato l'Oxford Internet Institute, sei autore di qualche centinaia di pubblicazioni in tutto il mondo, considerato, ha ragione, questo lo posso dire, un pioniere dell'etica digitale molto prima che andasse di moda, no? Molto prima. Se avete studiato informatica vi ricordate Philosophy and Computing, credo, ne parlavamo prima del vetusto 1999. Dal 2025 sei presidente della Fondazione Leonardo, sei cavaliere di Gran Croce e adesso sei due cose che poi però ne parliamo durante il tutto, vediamo se lo trovo. È uscito, sta uscendo, io da schifoso raccomandato l'ho letto in preview in PDF, quindi esci con La differenza fondamentale, Artificial Agency è una nuova intelligenza artificiale, e con Orbitz, che invece è, di anche questo magari parliamo, è un evento incredibile il 19 e 20 novembre. Ho detto tutto? Ma anche troppo. Fantastico, allora partiamo dall'inizio, proprio inizio, perché il tuo libro parte da una concezione, mi giro così almeno poi ti posso mettere in full screen, parte da direttamente dopo i primi capitoli in cui fai un attimo di excursus per quelli che si sono persi le lezioni precedenti, il concetto di base dal capitolo 5, la molteplice realizzabilità dell'agency, ci racconti questo concetto di agency, cioè che il computer non pensa. Allora, facciamo così, partiamo da chi è l'assassino, così almeno poi ce lo togliamo di torno. Perché agency? Perché non sono intelligenti ste macchine, ma è agency? C'è una premessa fondamentale che è veramente semplice, è proprio sciocca, però pare che si debba esplicitare. Questo è vero ovunque nella vita, dal medico, dall'avvocato al supermercato, cioè inquadrare qual è il problema con quale abbiamo a che fare. Poi andiamo a vedere le soluzioni, le conseguenze, l'impatto. Ma se tu sbagli la natura del problema, poi è inutile che ti vai ad arrovellare sulle conseguenze, cioè, avendo preso fischi per fiaschi. Una volta che tu hai sbagliato strada, poi puoi continuare la logica, l'informazione, tutto quello che hai ti porteranno dalla parte sbagliata. Allora, parte del libro si mostra si mostra il filosofo, qua. Se inizi così, si mostra tutto il filosofo. Però vai. Inquadrare il problema bene, cioè, poi come dal medico, dice, ma io che malattia ho? Poi parliamo del resto. Se tu mi dai la malattia sbagliata, no, siamo fuori. Allora, la nostra, diciamo, intelligenza artificiale oggi non è mai stata e non sarà, quindi mi squilibrio su questo, non sarà mai una forma di tipo di intelligenza, ma è sempre più un tipo di capacità di azione. Dicevo, vabbè, adesso l'ana caprina, il filosofo, sai che differenza mi fa? È come se uno ti dicesse, guarda, questa non è un cancro ai polmoni, è una polmonite. Vabbè, allora, aspetta, sempre che respiri male. Però è una bella cosa diversa. Preferirei anzi che fosse una polmonite piuttosto che un cancro ai polmoni. Cioè, allora, non è una questione di dire ci sono tante forme di intelligenza, una di queste, cioè c'è quella del topo, c'è quella di Einstein, c'è quella della ragazza e il ragazzo, c'è quella del tizio, e poi c'è quella del cerbiatto, del serpente, e poi c'è quella dell'intelligenza artificiale. Questo è un modo di inquadrarla. Oppure ci sono altre forme di capacità di agire. Ad esempio, noi parliamo di agenti atmosferici, c'è il temporale, la tempesta. Non scelgono, non sanno fare, fanno sempre la stessa cosa. Le onde del mare arrivano sempre nello stesso modo. Poi c'è la capacità di agire dell'albero,
della natura biologica, c'è quella poi animale, c'è quella sociale e oggi abbiamo quella artificiale. Inquadrato così, tu cominci a chiederti altre cose, ad esempio chi controlla questa capacità di agire. Se tu parli di intelligenza, l'intelligenza si controlla da sola, ti puoi anche andare ad arrabbiare con questo attrezzo che non ha capito, non ha imparato. Un calcio, diciamo così, a rumba a casa glielo puoi anche dare. Cioè, basta con la violenza, contro la robotica. Ma se Non invece è un fatelo, problema che se poi diventano non farlo e intelligenze ti uccidono poi tutti. Quindi stanno dove abiti. E se invece è un attrezzo straordinario, fantastico, io non capisco più no, come potrei lavorare senza utilizzare questi strumenti. Eppure è una straordinaria come dire, fonte di risoluzione di problemi e di trattamento di processi. Ma sei tu che la devi controllare, capire che fa, cosa non fa, quando, come, se, eccetera. E allora è tutto un altro gioco, nel senso la responsabilità, ad esempio, di chi fa cosa, come e quando, è tutta mia. Non me la vado a riprendere come se fosse cioè, appunto un cane che ha addentato qualcuno, è colpa del cane. No, qui se qualcosa va storta è colpa mia, che l'ho usata male, non ho capito. Cioè, e questo già ti rinquadra tutta una serie di problemi in maniera completamente diversa. Quindi una forma di capacità di agire, l'agire oggi si diciamo, articola in molti modi, anche in modo artificiale, non una forma di intelligenza. Quindi è inutile stare a sprecare parole su pericoli e rischi che non sussistono. Ce ne sono altri molto seri, ma di diversa natura. sì, in realtà esattamente, poi era la domanda dopo, cioè c'è un sacco di gente, anche tra gli addetti ai lavori, che agita più o meno lo spauracchio delle superintelligenze, eccetera. Tu, intero capitolo 3, sono insulti molto, molto carini e coccolosi verso gli adepti della singolarità contro gli atei dell'intelligenza artificiale. Lo so che non volevi insultare, ma li ho sentiti lo stesso. Quindi l'idea di base è perché dobbiamo preoccuparci di una cosa che per adesso è in potenza sì realizzabile, ma non stiamo vedendo come arrivarci. Quindi ho una domanda diversa invece, perché questa te la chiederanno tanti. E la coscienza delle macchine invece, perché è un'altra delle cose diverse. Cioè va bene agire o no, però se la coscienza è binaria, no, ok, se dobbiamo decidere 0-1 o no, però sai che c'è tononi, fi, eccetera. Sono coscienti queste macchine? C'è anche l'esperimento, quello bello che hai visto qualche giorno fa, credo, di Anthropic. Sì, sono incoscienti quelli che ne parlano in questo modo, perché si confonde il comportamento di una macchina che è fatta per attrarti, per farti credere, per portarti a interagire in quel modo, con quello che c'è dietro. Allora io posso anche pensare che i miei soldatini di plastica, quando ero bambino e giocavo con loro, fossero consapevoli e coscienti, e quando morivano si facevano male, ci mancherebbe, noi no, abbiamo proiettato sul bambole, soldatini e oggi l'intelligenza artificiale che tra l'altro ti risponde pure a tono, cioè ci mancherebbe. Ma in tempi più antichi abbiamo parlato con gli alberi, abbiamo parlato con i laghi, abbiamo parlato con i fiumi, cioè abbiamo parlato con tutti. Cioè la tentazione umana di proiettare la propria consapevolezza, coscienza, anche una finalità su tutto e qualsiasi cosa, dalle nuvole a ChatGPT, è irresistibile. Ora poi uno capisce che sono nuvole, che è insomma, una serie di bellissime, straordinarie, fantastiche cioè, elementi di statistica e tanti dati e si dà una calmata. Ora poi, siccome questa cosa qui è tanto seria e tanto poco seria quanto l'astrologia, li abbiamo fermati gli astrologi? No, oggi no, cioè no, Leone, sei Scorpione, sei questo e quell'altro, continuerà perché è attrazione zero sulla realtà, nel senso tu non hai proprio presa sul mondo. Allora li fermeremo questi che parlano della coscienza delle macchine. Guarda, io non sai, faccio l'editor della rivista principale del settore internazionale di filosofia e tecnologia. Non sai quanti me ne arrivano a me, di articoli strampalati, ho parlato, mi ha detto, ho capito, il senso della vita, esiste Dio, me l'ha detto ChatGPT, cioè, di tutto. Ora, sono cose serie che vanno trattate in maniera seria. Quello no, cioè queste sono, diciamo, è un po' la nostra capacità umana di vedere significato e senso e coscienza in tutto. Ora, non che non sia una cosa seria da trattare filosoficamente in un altro contesto, ma quando poi ti ritrovi letteralmente con il mio ChatGPT di turno, numero 5 oggi, 6, 7, domani, e pensi che dietro ci sia in realtà chissà che schema, che stia pensando, che soffre, che si distacca la spina, si dispiace,
per favore, cioè, torniamo i piedi per terra, perché ci sono cose serie da discutere. Ora, io la metto un po' scherzando, perché non c'è modo di fare attrito sulla realtà per convincere nessuno che le cose non siano così. Così come quello che penserà comunque che le cose sono andate male perché era lunedì mattina e ha visto il gatto nero che gli passava davanti, nello stesso modo la gente continuerà a pensare che quello mal risposto ha un'anima dentro, domani si è dispiaciuto perché non l'ho acceso, anzi perché gli ho risposto male. Lo stesso Luciano Flori, quando chiede qualcosa a ChatGPT, a me ogni tanto mi scappa il per favore, perché adesso è anche buona educazione. Hai un dialogo con una macchina, a un certo punto, per favore, mi puoi dire quando è successo questo e quest'altro? Però nello stesso modo io dico, non cercate criniere, zoccoli nei cavalli a vapore, non cercate intelligenza e coscienza nell'intelligenza artificiale. Un giorno di questi ci calmeremo e la tratteremo come HP, horsepower, AI, artificial intelligence, senza cercarci niente dietro, se non tanta intelligenza umana, perché quella è straordinaria invece. E ultima Sì, in battuta, realtà quello che è... siamo riusciti a fare è incredibile, cioè fino all'altro ieri, nel senso che veramente è stato una cosa un po' come l'uomo sulla Luna, cioè abbiamo fatto una cosa straordinaria, bellissima, e ne va, dovremmo andare orgogliosi della capacità dell'intelletto umano di costruire questi strumenti. Il resto è fantascienza. Non solo è fantascienza, vediamo se riesco a mettermi anch'io, ecco, non solo è fantascienza, ma in realtà passi un intero altro capitolo, il numero 4, proprio a dire che usiamo parole umane per definire le macchine e da computer per la psicologia. Però dai, è quello che facciamo da sempre, antropomorfizziamo i cani, le auto, lo dicevi anche tu, le nuvole, ma lo dici anche ma perché dare dell'intelligente o dire che impara ad una IA è più pericoloso o fuorviante? Cioè, nel senso, cosa c'è di sbagliato in questo prestito concettuale, se vogliamo fare, Sì. dobbiamo usare la parola giusta, dai? Sì, la parola giusta, l'espressione giusta è quella, prestito concettuale, lo facciamo da sempre. Ogni volta che emerge una disciplina nuova, un'area nuova, scientifica, anche tecnologica, cioè un modo di sapere, di fare nuovo, se è anche molto veloce, chi se ne occupa guarda letteralmente a destra e a sinistra, cioè fai conto nei libri che stanno qua dietro, e dice, ma io come faccio a descrivere questa cosa nuova e non ho il vocabolario? E la prende in prestito. Nasce questa cosa del prestito concettuale con la filosofia politica. Quando la filosofia politica, lo dice Schmitt molto bene, è lui che diciamo, teorizza un po' questa cosa, diciamo anche, lo dico anche nel capitolo, e nasce la filosofia politica, deve parlare del potere, non c'è il vocabolario giusto e lo prende letteralmente dalla teologia, che ha parlato di potere e onnipotenza di Dio da sempre. E quindi ha le distinzioni, la teorizzazione, il quadro concettuale un po', diciamo, già preparato. Quindi vai là e prendi in prestito. Allora, questo prendere in prestito noi l'abbiamo fatto, purtroppo, qui c'è un cortocircuito nel capitolo, poi io dico noi perché in realtà quel capitolo nasce da un articolo che ho scritto con mia moglie, che è una bravissima, famosissima neuroscienziata, aveva la cattedra a Oxford di neuroscienza, ora ce l'ha a Yale, hanno preso la coppia in due. Lei è un genio, quindi diciamo, io ne abuso, cioè nel senso la uso molto diciamo, queste cose. Cioè, le cose che hai capito da chi le hai capite? Hai capite da tua moglie. E abbiamo scritto questo articolo insieme in cui abbiamo mostrato come, da un punto di vista di prestito concettuale, quando nasce la cibernetica e poi diciamo, l'informatica, l'intelligenza artificiale, bisognava guardare in giro e spiegare in parole che uno non aveva questo comportamento artificiale. Siccome il comportamento artificiale, diciamo, che sembra intelligente è quello umano, abbiamo preso, ma nel senso proprio a vagonate, termini dall'antropologia, dalla psicologia. Allora oggi parliamo macchine, no, machine learning, il learning, cioè l'apprendimento, è tutta un'altra cosa, ma anche le macchine imparano come noi, no, niente, completamente, non c'entra niente. Oppure allucinazioni, non è che c'hanno le allucinazioni che c'ha sottoscritto, però anche quello, via, dentro pure lui, memoria, tutto. Cioè, il vocabolario delle discipline computazionali, intelligenza artificiale, cibernetica, robotica, computer science, è tutto basato sull'unico vocabolario che avevamo, che era quello nostro. Viceversa, nel frattempo nasce la neuroscienza, le scienze cognitive, che si guardano intorno e vogliono trasformare la psicologia in una scienza molto più quantitativa e di studio del cervello. Per studiarlo, e che dà vita poi diciamo, alla vita mentale, hanno bisogno di tecnologia altrettanto diciamo, quantitativa e procedurale. E che c'hanno in giro? Quella dell'informatica. Allora, tutta la neuroscienza, scusatemi,
Tutta la neuroscienza ha questo enorme, diciamo, prestito concettuale invece dall'informatica e parla di processo, di memoria, di zone, di input, output e così via. Allora tu hai questo incrocio per cui lo studio della mente lo fa in termini computazionali e lo studio della computazione lo fa in termini mentali. È chiaro che poi il pasticcio alla fine tra prestito concettuale di qua e di là è, diciamo, la catastrofe che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Cioè quella che ti dice il cervello è un computer e il computer adesso sta diventando cosciente. Basta conoscere un po' anche la storia da dove veniamo per fare un po' di pulizia concettuale e dire attenzione, prestiti concettuali. Così come no, quando no, vedi sopra i cavalli di vapore, Sì. si doveva spiegare alle persone che questo motore a vapore faceva il lavoro equivalente di X cavalli, fu fatto proprio quel lavoro, cioè si prese un cavallo di quella stazza per la miniera, mi pare in Scozia vanno citati, e che solleva quella quantità di peso in quel determinato quantitativo di tempo e poi si è fatto l'equivalente di quello che ci sarebbe voluto in termini di motore a vapore. Allora, quel motore a vapore era l'equivalente di 1, 2, 5, 100, cioè X numero di cavalli, cavalli, vapore. Ma poi questo prestito concettuale l'abbiamo capito tutti e nessuno, come dicevamo prima, pensa di trovare gli zoccoli e le criniere. Ecco, oggi noi in neuroscienza abbiamo Si ancora molto spera. riduzionismo. Allora, in neuroscienza noi stiamo cercando le criniere e in intelligenza artificiale stiamo cercando le criniere. Non è una buona idea. Fare il lavoro che devi fare. Cioè, la neuroscienza oggi, il cervello non è un computer, non è una macchina di Turing, è un'analogia, cioè, ci si avvicina, sì, ma è molto più complesso, c'è proprio un altro livello. Anzitutto è analogico, quindi già non è digitale, eccetera, eccetera. Così l'intelligenza artificiale non è cosciente, non è intelligente, eppure fa delle cose che se le dovessimo fare noi richiederebbe intelligenza. Ultima battuta, per giocare a scacchi in quel modo, parcheggiare l'auto in quel modo, guidare in quel modo, eccetera, se lo dovessi fare io, dovrei esercitare tanta intelligenza. La macchina la fa a intelligenza zero. Questo è il miracolo. È di questo che dobbiamo parlare. Sì, in realtà poi c'è tutta la parte che mi è piaciuta tantissimo. Allora, premesso il fatto che io mi aspettavo i robottoni, Terminator, eccetera, invece non mi dai soddisfazione, perché niente Apocalisse dei robot, niente Terminator, eccetera. E invece passi più capitoli a parlare di street bureaucracy, addirittura delle AI come utility, per prendere il titolo di un capitolo. Quindi meno Terminator e più bollette e multe? Che futuro Ma sì, triste. perché è un libro realistico, nel senso che parla anche di quello che stiamo già vedendo, cioè Certo. esempi concreti come Amsterdam e Helsinki, dove ormai l'intelligenza artificiale è già a livello comunale utilizzata per gestire lavori stradali, biblioteche, parcheggi, riscaldamenti, illuminazione stradale, raccolta rifiuti. È lì che il mondo cambia. Quella si chiama appunto street bureaucracy, è una tecnologia diciamo, che standard, cioè non è mia. No? E quindi dove in realtà la burocrazia o l'amministrazione tocca il cittadino, la cittadina da vicino. Allora c'è anche lì in quel capitolo un chiarimento di come l'intelligenza artificiale è probabilmente molto più in crescita dal basso verso l'alto, cioè molto più a livello urbano, regionale, l'ospedale, la scuola, l'ufficio, piuttosto che dall'alto verso il basso, cioè c'è un governo che poi dirigerà, vedrà, strutturerà. C'è tutte e due, però la vera crescita che si vede oggi è soprattutto e l'impatto diretto sulla vita mia, tua, è quello di quando vai in banca, di quando entri all'ufficio postale, se ci vai all'ufficio postale. Ecco, lì secondo me si vedranno delle cose molto importanti e c'è molto da fare di buono e soprattutto errori da evitare. Poi c'è diciamo, tutto il mondo diciamo, che evita il robottone, il prenderà il sopravvento di cui abbiamo parlato prima. Quello secondo me resta in realtà un problema interamente, esclusivamente e sempre, interamente, esclusivamente e sempre umano, cioè di chi farà pasticci con questa tecnologia. Ultima battuta, è un po' come se uno se l'andasse a riprendere con l'elettricità perché c'è il frigorifero e la sedia elettrica per cucire il disgraziato. Sono tutte cose umane, le abbiamo costruite così, la responsabilità è nostra di quello che ci facciamo. È un po' una lezione veramente che a me sembra proprio di quelle, dico sempre, cito nonna Papera per dire, c'è proprio il buon senso, però pare che ci sia bisogno di ricordarlo.
Sì, in realtà alcune cose però sono intrinsecamente pericolose. L'intersezione per cui ti cito più spesso per cose lavorative mie, come sai, è tutta la parte di persuasione, che è parola tua invece, che non ho mai capito perché non iperpersuasione, ma ipersuasione, che la sbaglio 8 volte su 9. È più carino, di persuasione. È bellissimo, assolutamente sì. Tutto il capitolo 13, cioè l'IA che ci convince meglio di Don Draper. Lì ci avevi visto lungo però, perché poi hai visto l'esperimento, ad esempio quello su Reddit dell'università tedesca di persuasione, e si scopre che l'intelligenza artificiale già con un modello vecchio, perché è Claude 3,5, quindi 3.5, quindi 2 modelli fa, è oltre lo 98esimo percentile dei migliori persuasori. Qui l'intelligenza artificiale però va bene che è solo un mezzo, ancora una volta, però ha creato per la prima volta forse negli ultimi 2 secoli una vera e propria crisi epistemica, cioè lì davvero ha cambiato le regole. Lì però c'è un problema, anche se non è intelligente ma è agency, no? Certamente, ma come anche, magari poi ne parliamo se abbiamo un momento, nella scrittura, nella letteratura. La letteratura non sarà più la stessa cosa dopo l'intelligenza, cioè nella produzione di contenuti. Quindi nella persuasione e nella produzione di Ho una contenuti. domanda apposta sugli hacktipi, non ti Su questo preoccupare. è una pagina nuova della nostra storia, fondamentale. Nel senso che la persuasione può essere anche per cose ottime, no? Nel senso, puoi persuadere con questi stessi strumenti le persone a, non so, smettere di fumare, a fare la dieta, cioè il sottoscritto, ad esempio, a stare un po' più a dieta, oppure fare una passeggiata in più, votare un po' meglio, andare a votare, ad esempio, semplicemente, proprio andare a votare, operazioni, ad esempio, di larga informazione e persuasione della popolazione nei confronti del cambiamento climatico, cioè questo Sì, è il sogno di Thaler, è il sogno del nudging fatto bene. È il nudging, esatto, quindi si può fare di qua o di là, bene o male, per motivi buoni o motivi cattivi, quindi questo Taglia è un bilama, diciamo, anzitutto. Poi, torniamo quindi, essendo bilama, torniamo a chi ha il manico di questo bilama, nel senso, chi la usa. Non è che questa la mattina l'AI si sveglia e dice adesso devo persuadere tutti che sono carina, simpatica, buona e mi devono tenere accesa 24 ore al giorno alla settimana. Che c'entra? Allora sarà il partito, sarà il gruppo, sarà l'azienda, sarà il tuo vicino di casa, sarà il condominio. E torniamo alla cosa di prima, cioè la potenza è straordinaria. Cioè, questi strumenti è difficile per chi poi magari non li usa tutti i giorni, è difficile enfatizzare quanto hanno straordinariamente cambiato il nostro modo di operare nel mondo. Fa parte della grande rivoluzione digitale, quindi è un grande capitolo, ma nello stesso modo in cui fino all'altro ieri, cioè, all'improvviso Google e chi per loro sapeva che cosa mi interessava, ti è piaciuto questo, ti piacerà quell'altro, hai cercato la pizza New Haven, allora allora ti faccio vedere anche dove vendono i supplì, non li vendono, tra l'altro, i supplì, no, al New Haven non si fanno. E torni in un contesto in cui questo è moltiplicato per 10, perché adesso la stessa intelligenza artificiale usa anche il search engine per dirti ancora meglio chi sei, che cosa vuoi, anticipando i tuoi desideri, magari suggerendo cose che neanche tu sapevi che ti potevano interessare, nuova musica, ad esempio, per ampliare i tuoi gusti, oppure rinforzare nella solita bolla, ti fa sentire sempre le stesse cose. Però tutto questo ci riporta alla responsabilità umana. Una cosa prova, io su questo chiodo qua non cedo, e che è tutta nostra, sia nel disegnare questi strumenti, sia nell'utilizzarli, cioè a monte e a valle. Andarsela a prendere con l'intelligenza artificiale in mezzo, perché fa bene o fa male, cioè la persuasione me l'ha fatta a favore di una dieta un pochino migliore, più sana, oppure a sfavore con supplì di turno, dipende da chi me l'ha messa in mano e da come l'ho usata io. Quindi starei attento a dire l'AI fa questo, l'AI fa quell'altro. Qualcuno fa qualcosa con l'AI. Sai cosa mi ricorda? Questa non era tra le domande, però la butto dentro lì. Sai che io arrivo dalla cyber security. Mi ricorda tantissimo il concetto di dual use nella parte di codice. Quindi è vero che il computer non fa niente di male di per sé, ma ci sono una parte delle tecnologie, quelle offensive, quelle dei captatori, ad esempio, che godono di un'attenzione particolare proprio in virtù di questo dual use. Per chi non lo sapesse, il dual use è quando lo puoi usare anche a scopi bellici, ok? Sì. Scopi offensivi. L'atomica è un classico, l'energia nucleare è dual use, è nata così. Esatto, però ci sono alcune cose, però va bene dire semplicemente un tool, ci sono alcune cose però
che sono davvero un po' più preoccupanti dell'AI. Sì, allora qua bisogna fare un piccolo upgrade, diciamo, un piccolo miglioramento. Cioè, ci sono tecnologie dual use e tecnologie che sono in realtà semplicemente in tensione tra loro. Tu immagini una corda tirata a destra e a sinistra, non si muove. Però la tensione sta là. Ora tu immagini una corda che è tirata a destra e a sinistra, ma uno tira un po' più dell'altro. Allora, ci sono dei dual use completamente. Facciamo l'esempio del nucleare. Uno potrebbe dire, guarda, in realtà la tensione della destra e a sinistra, cioè dell'uso bellico e dell'uso civile, buono e cattivo, è veramente perfettamente equilibrato. Cioè, tutti e due tirano la corda dalla stessa parte, quindi non si muove, tra virgolette, perché non è che è immobile, ma perché, no, quindi i due pool tirano dalla stessa parte. Poi ci sono tecnologie invece, come sono, che ne so, le mine anti-uomo. Le mine anti-uomo è difficile dire, sai, doppio uso, difesa e attacco. No, c'è una zozzeria, cioè, nel senso è una cosa veramente disgraziata che non andrebbe fatta. Allora, questo pool, c'è un esempio famoso, tra l'altro, niente di nuovo sul fronte occidentale, il famoso libro e poi il film, in cui ti mostra, ad esempio, come a un certo punto le baionette vengono segate per generare più dolore. Ora quello non è un dual use. La baionetta è vero che la puoi usare per difesa e per attacco, per aprire la scatola di tonno e per ammazzare. Va bene, facciamo finta che sia. Ma quella seghettata affinché quando uccidi qualcuno provochi più dolore e più danno, quello, cioè, in realtà qualcuno la tira dall'altra parte, cioè è male. Ora, l'AI, io ho l'impressione, tutto il digitale, può darsi che sbaglia, ma sia in realtà tirato dalla parte buona. Cioè che se le cose vanno male con internet, con il web, con la telefonia mobile, con i large data sets, cioè con i big data, con tutta la connettività, con l'AI, è perché qualcuno la sta tirando troppo dalla parte sbagliata, ma di suo questa roba qui è fatta per fare delle cose buone. Cioè è fatta per toglierci delle seccature che non vogliamo, diciamo, di cui non vogliamo occuparci. Più comunicazione, più informazione. Cioè, ti ricordi quando eravamo negli anni 90, visto che citavi, cioè, negli anni 90 pensavamo che internet avrebbe generato più informazione, quindi un dibattito più acculturato, uno scambio di visioni. Quanto ci sbagliavamo? Ma ci sbagliamo perché? Ma non perché la tecnologia non fosse buona, ma perché l'abbiamo commercializzata nel modo peggiore possibile. E quindi abbiamo reso tutto questo, cioè, in realtà un po' una discarica. È come se uno dicessi, hai visto, allora, la tecnologia in realtà era una discarica. No, l'abbiamo rovinata noi. Ora, l'AI sta un po' dalla stessa parte. È nell'immaginazione di chiunque. No? Senti, trovo qualcuno che fa il lavoro a posto mio, un robottino che taglia l'erba, uno che riempie il modulo, quello che mi fa lo script. Che bello, così posso fare altro. Poi invece cioè, noi distorciamo tutto questo come umanità, però nel modo peggiore. Cioè, io adesso nel libro faccio alcuni esempi, ci sono degli esempi atroci, te ne faccio uno, non mi ricordo se lo porto nel libro, quindi credo di no, ma ad esempio oggi nel crimine organizzato, grazie all'intelligenza artificiale, può andare a fare operazioni di human trafficking, cioè di traffico umano, in zone dove fino all'altro ieri non riusciva a entrare perché erano linguaggi letteralmente parlati da quella popolazione troppo ristretti per avere interesse nell'adescare le ragazze e i ragazzi. Oggi quell'adescamento lo puoi fare perché quel linguaggio lo parla l'intelligenza artificiale e puoi arrivarci. È uno studio che stiamo completando in questo periodo qui a Yale. Con chi te la vai a riprendere? Con quello che ti permette di parlare tutte le lingue del mondo e comunicare con chiunque, o con quello che le usa per adescare ragazzi e ragazzi e human trafficking e portarli a fare la prostituta, eccetera. Certo, l'umanità è perversa. Cioè, noi siamo in grado di trasformare tutto nella cosa peggiore dell'universo. Quindi, adesso non voglio essere negativo troppo su di noi, ma quando la gente ti dice di che cos'è che ti preoccupa più dell'AI, chi la costruisce e chi la usa. Tra parentesi, se vi può servire, calcola che sta succedendo la stessa cosa con la sextortion. Tutta la parte di estorsione a fini sessuali è diventata, è esplosa proprio per l'abbattimento della barriera linguistica e per la possibilità di fare tutta la costruzione della conoscenza, eccetera, via chatbot. Quindi ha industrializzato un processo che prima era human intensive. Il furto dell'identità personale oggi è industrializzato grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale dal crimine organizzato, proprio perché è molto più facile, cioè non è più una cosa che devo fare da sarto, no? Per rubare la tua identità o la mia. Oggi lo posso industrializzare su una scala pazzesca in termini di falsi di voce, falsi di identità, individuazione delle password e così via. Ma questo è un uso perverso, no, di una tecnologia che di suo starebbe lì per fare delle cose buone.
Quindi cerchiamo di guardare invece alle cose buone che ci potremmo fare e diamo un po', diciamo, delle regole per evitare il peggio. Mi piace. E da lì allora salto all'altra parte, all'unico capitolo che ho riletto più volte, devo dirti la verità, perché Ti capito? no, non per difficoltà, ma proprio perché era uno di quei concetti che, allora, occupandoci noi anche come studio legale di creatività, di diritto d'autore, eccetera, il 7, cioè l'inganno nell'era della I, dove tu parli di ectipo, poi te lo lascio spiegare, ha dovuto farmi fermare un attimo, perché sono molto d'accordo, devo dire la verità, con la tua idea che bisogna tornare al concetto forse greco di distinguere l'idea creativa, il concetto, la visione, eccetera, poi dalla tecne, io che prendo il pennello e spennello su roba. La I come una sorta di super pennello, in senso buono, Mi piace. e l'artista che resta chi ha l'idea dietro. Lì cambierà tutto, cioè nel senso, Tutto. l'hai già detto tutto sulla scrittura, ma la scrittura, le arti visive, lì Musica, cambierà. video, cinema, tutto. Ci Considera racconti che tipo e questa cosa, dai. è già cambiato in molti settori senza che noi Ok. ce ne accorgessimo e ci sembra normale. Cioè tu fai una piccola analogia con la fotografia. La fotografia oggi tu fai la tua foto con il tuo cellulare, vengono delle cose bellissime ormai, cioè, tutti siamo bravi, le luci, le cose, i filtri, cioè, è stato facilitato in modo straordinario, vengono delle foto bellissime per fortuna. Ora chiedo, dico, ma quella fotografia è tua? Sì, certo, a te no. Non lo dire a me che ancora sono in giro che giro. Però anche quella lì, anche quegli attrezzi lì ormai sono sempre più è digitale anche lei, è ormai. Digitale, cioè, ne puoi fare 1000, ne prendi una, certo. ad esempio. Allora, tutto questo mondo, ma soprattutto della fotografia, è passato dal daguerrotipo dove dovevi andare nel particolare studio, c'erano 3 artisti nel mondo, cioè, al fatto che la faccio io comunemente, ne faccio 1000 al giorno, quindi un po' ne butto 999. Però se la domanda che io ti faccio è ma la fotografia è tua, tu dici ci mancherebbe, l'ho fatta io, cioè, telefonino mio, l'angolatura, il momento, così, la pizza con telefonate che ti ho messo e così via. Non ti viene in mente di dire no, guarda, l'ha fatta, cioè non è tua perché l'ha fatta al telefonino, tu che c'entri, cioè, no, la consideri tua perché hai fatto tu il disegnatore di tutto il contesto, quando, come, se, perché, quelle che hai buttato, quelle che hai preso, le luci, i filtri sì, filtri no, l'hai messa su Instagram, eccetera, eccetera. Allora tu vai al testo e sul testo invece siamo ancora al momento in cui il testo è mio perché l'ho scritto io mettendo le dita sulla tastiera. Poi dice, no, guarda, io ovviamente l'ho fatto disegnare all'AI, poi ho cambiato, ho modificato, ho fatto un altro prompt, cioè ci ho messo 3 ore per fare quelle 3 pagine, però poi le 3 pagine me le ha fatte l'AI. Sono mie perché l'ho disegnate io, ho fatto il prompt, ho fatto la scelta, quei personaggi, eccetera. Fai una storiella di 2000 parole. Cioè no, guarda, l'ha fatta l'AI. Scusa, ma allora per la fotografia quella l'hai fatta tu, invece il testo che l'ha fatto l'AI, com'è questa cosa? Cioè come mai in alcuni contesti, ad esempio noi parliamo dell'architetto, che non è che si è messo lì mattone dopo mattone, gettata di cemento dopo gettata di cemento e ha fatto, come dice, la cattedrale. Quando dicevo appunto, guardate che era a Roma, dicevo, Bernini non è che l'ha messe lui lì, le colonne una per una, il colonnato, si chiama però il colonnato di Bernini. Allora noi stiamo passando, in architettura è già avvenuto, nel cinema è già avvenuto, cioè noi parliamo di regia di film, regia di, ma non è che quello ha fatto l'attore, il cameraman, lo sceneggiatore, è il regista. Allora noi, nei confronti di molte altre arti, stiamo entrando in una fase di architettura, regia, direzione, design, e non più di produzione manuale, l'ho fatta io con le mani mie, no, un tasto dopo l'altro, tuc, 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 tuc. Ecco, siccome questo però incide su alcune migliaia di anni di tradizione, è profondo. Cioè io mi sono sentito dire in una conferenza, ma noi pensiamo scrivendo e scriviamo pensando. L'eliminazione della scrittura è l'eliminazione del pensiero. E tu gli devi ricordare al filosofo nella sala, guarda che Socrate non ha mai scritto una riga. Mi veniva in mente esattamente quello. Sì. È una tradizione nostra. Per tanto tempo gli intellettuali sapevano leggere, ma non scrivevano. E non sapevano scrivere. Perché? Perché il filosofo di turno era uno che doveva leggere i testi, ma poi quando li doveva scrivere, li dettava a qualcuno che faceva l'amanuense, che era un lavoro, come dire, da praticone che si sporcava le mani.
quest'idea che scrittura e lettura siano due lati dello stesso foglio è tarda. Adesso non voglio sparare cifre, ma insomma inizia con l'educazione di massa, che è una cosa molto, molto tarda, la tarda modernità. Ma nell'antichità queste cose erano tutte separate. Cioè, uno scriveva, era quello che aveva l'accetta e spaccava la legna, era un lavoro manuale. Io faccio l'intellettuale e come intellettuale leggo, ma non è che scrivo, non è che mi sporco le mani, non è che con chissà che robaccia era. Allora, questo mondo che noi abbiamo costruito è un mondo che adesso sta venendo a meno. Cioè io racconto ai miei ragazzi che un giorno di questi, e penso lo vedremo noi, te sicuramente, io adesso ho una certa età, non lo so, spero di sì, ma noi ci chiederanno, io lo so, un giorno di questi, un mio dei miei studenti mi chiederà, ma voi tutti quei testi li avete scritti a mano, cioè sulla tastiera, ma che facevate anche i vestiti a casa? E c'erano i telefoni nel vostro tempo? Perché per loro sarà un mondo in cui la scrittura dell'amanuense, inchiostro, tastiera, computer, lettera 32, cioè in cui tu ci hai messo le mani sopra in un modo o nell'altro, più o meno mediato, sarà un mondo in cui ti fai il pane in casa. Sì, succede anche. Però cioè, la cartolina di Natale poi te la scrivo io a mano, volentieri, perché è la mia che manda a te. Ma tutti i documenti che ho mai prodotto io per l'università, tutti i report che ho sempre fatto, tutti i grandi, ma quelli li fa l'AI, ma ti pare a te che mi devo mettere io lì a scrivere Once Upon a Time? Cioè, ma come può essere? Allora, su questo è proprio un cambiamento epocale, ma epocale da tanti secoli che non facciamo questa cosa, e non l'abbiamo mai fatta. Questo porterà degli stravolgimenti bellissimi. C'ho anche un libro, se vuoi io ti dico, un anticipo che non abbiamo, lo anticipiamo così. Sì, perché questa cosa io l'ho messa anche in pratica. Sì. E ho scritto un libro fatto di racconti tra personaggi minori nel canone della letteratura britannica, inglesi, da Jane Austen a Virginia Woolf. Ho preso una ventina di classici e per ogni classico il libro è fatto in questo modo: c'è un autore menzionato una volta sola, quel libro è menzionato una volta sola, c'è un autore, c'è un carattere un personaggio minore di quel libro che incontra un personaggio minore dell'altro libro. Tutto fatto con l'AI al 100%, cioè sintetico al 100%, per dimostrare la fattibilità. È un esperimento. Sì. E questa cosa qua, adesso chiudo perché è troppo lunga, se no diventa noiosa, ti faccio un esempio solo. C'è il maggiordomo che noi conosciamo di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che incontra la signora che noi conosciamo, che affitta le camere a Sherlock Holmes. E questo è un racconto. Tutti i racconti sono di circa 1500-2000 parole e hanno questa sequenza: il primo incontra il secondo il terzo il quarto il quinto, da Jane Austen a Virginia Woolf. È chiaro che richiede un'enorme quantità di lavoro. Io l'ho fatto fare apposta come disegnatore, architetto della narrativa, ma per farlo ci sono avute decine e decine di ore per capitolo, perché devono incontrarsi in maniera socialmente plausibile. Può essere che il riccone miliardario incontra la poveretta al pub. La continuity, come ti dicono gli autori. La continuity, la plausibilità sociale, la plausibilità nei tempi, devono incontrarsi in un posto che era aperto. A un certo punto alcuni si incontrano in un museo reale a Londra. Era aperto? Non era aperto in quel periodo. Il ChatGPT sarà inventato tutto, non esisteva in quel periodo, non si fosse, eccetera. No, deve essere coerente con quello che noi sappiamo di quel personaggio in quel libro con l'altro personaggio. L'età non può essere un salto qualsiasi a bambera, cioè questo è vissuto 150 anni, come ha fatto a incontrare quest'altra persona? Ti dico, a un certo punto questi due si incontravano a New York, la povera lavandaia di non so che storia, di Dickens, con questo riccone. Ma come ci è arrivata a New York questa? Eccetera. Altri si incontravano, ma in questa storia, questa famiglia piccola che è emigrata in Australia, com'è che stanno di nuovo a Londra? Allora ti devi inventare una storia, eccetera. Questa che si chiama, adesso ho avuto fortuna, e si chiama distant writing, un'espressione che ho introdotto. Questo distant writing, questa scrittura a distanza, per il domani sarà una cosa interessantissima. Ne abbiamo discusso molto, adesso c'è anche con un regista che ha vinto un Emmy Award, insomma, abbiamo una cosa in corso molto bella, molto interessante. Questa è la novità che ti permette di fare cose che... questa cosa io ho provato a farla, e poi chiudo qua, perdonami, ho provato a farla negli anni 90, quando lavoravo su tutt'altro, ero alla British Library a Londra, e aspettando i libri che arrivassero, un libro sul sesto empirico di cui non frega niente a nessuno, giustamente, e
Ho a poche immaginato persone, dai, a a poche pochi, persone. facciamo pochi esperti eletti, No. diciamo così. Facevo tra me e te, diciamo, ma immagina un po' se ci fosse questo carattere minore, cioè questo personaggio che incontra, e aspettavo. Ma le variabili esplodono ad un livello computazionalmente non trattabile. Ho passato 20 anni aspettando che arrivasse ChatGPT. Cioè, poi quando arriva al 3.5, cioè, ma io quel progetto degli anni 90, adesso si può fare. Cioè questa cosa, un pezzetto alla volta, con tanta buona volontà, tante scemenze, tante allucinazioni, tante correzioni, cioè, ma a forza di menargli a questo attrezzo, gli faccio sputare fuori 20 storie. Gli ho menato di brutto, 40 ore a storia. Sono 20 storie. Non lo vuoi Facevi sapere? prima a scriverle a mano. Facevo prima a scriverle a mano. Però non avrei mai fatto il lavoro che ti permette Certo, di fare questo attrezzo in termini di coerenza, di correzione, di ovviamente. controllo. Quindi in realtà è fare l'architetto e il disegnatore del testo, non più quello che lo produce. Allora tu passi, e chiudiamo qua, da proprietà del testo, perché l'ho prodotto con le mie mani in versione proprio lock, come dire, ho mescolato con il testo il mio sudore, cioè nel senso proprietà perché ho aggiunto valore producendolo, a proprietà in termini di responsabilità. Cioè quando questo sarà pubblicato, e sta per essere pubblicato questo libro, e non sappiamo ancora, probabilmente lo pubblica la Columbia University Press, e quando lo pubblicheremo, la responsabilità è tutta mia. Cioè sono io che ho detto sì, visto, fa così, funziona così, questi sono gli incontri, tutto fatto. Se c'è un errore, non è che, come ho detto prima, non è colpa dell'AI, è colpa mia che ho detto di sì. Ho detto va bene così, sono d'accordo. Se qualcuno dice, ma guarda, i bath non era aperta in quel giorno quando questi si incontrano a bath per i bagni turchi, cioè quello che i bagni romani, sarò stato io a dire una scemenza, perché ho approvato, è un po' come il colonnato, adesso lascia stare i paragoni un po' sciocchi, cioè, è come se uno se ne andasse a riprendere con l'architetto perché il bagno l'abbiamo messo da un'altra parte, ma che te la riprende col muratore? Quello ha seguito, cioè, il disegno dell'architetto, poi il bagno sta dalla parte sbagliata, non ci si arriva, c'è la scala sta per storto, te la vai a riprendere con l'architetto, mica col poveretto che ha messo insieme le cose, quindi non con l'AI, ma con Luciano che ha detto questo è stato disegnato da me, approvo, visto si stampi. Un altro modo. Mi piaceva che avevi chiamato in un modo, cioè Ectipo mi piaceva, cioè il nome, Sì. l'Ectipo è il sigillo in realtà, Sì, no? quella è un'altra storia ancora, sì. Quella è un'altra storia che ci ricorda... È bello l'idea di chiamarlo in un modo diverso questa cosa, mi aveva affascinato l'idea di dire è un altro tipo, come avevamo il daguerrotipo, come abbiamo l'archetipo greco. Abbiamo l'ectipo. Sì. Questa è una cosa che viene fuori anche già dai tempi della filosofia greca. Cioè c'è un rapporto molto stretto, che non è di fotocopia, non è di rappresentazione, tra il sigillo e la cera sulla quale il sigillo lascia la sua impronta. Il rapporto è un po' anche il rapporto che c'è tra la chiave e il lucchetto. Il lucchetto non è una fotocopia della chiave, però quella chiave apre quel lucchetto. C'è un per rapporto. quelli che ci stanno ascoltando, è il prompt e l'immagine che generi, è Esatto. il Rembrandt. Nel libro parli del Rembrandt di Microsoft. Della Microsoft. Una cosa bellissima, perché non l'ha visto, andate online, è stupefacente, ma in tempi pre-Gen AI, vecchia intelligenza artificiale, neural networks, prendono tutto Rembrandt, l'attrezzo, diciamo così, apprende da Rembrandt, da tutti i quadri, qual è il personaggio più tipicamente rappresentato, che è un uomo col cappello, con la barba, col colletto, fatto così, lo rifanno, imparano la pennellata di Rembrandt, quindi lo fanno in versione anche con una stampante 3D, bellissimo, e questo Rembrandt è stupefacente, io magari ad averlo a casa, ed è stranamente un Rembrandt, perché non è Rembrandt, non l'ha mai fatto, però è soltanto fattibile avendo studiato in disegno scientifico tutto Rembrandt è riprodotto. Ti faccio un altro esempio molto bello che porto nel libro, l'ultimo discorso di Kennedy, Kennedy, sì. Lui muore, viene ucciso mentre sta andando a fare questo discorso. Abbiamo questo discorso scritto. È il suo discorso. L'ha scritto lui. Non l'ha mai pronunciato. Però abbiamo fatto con l'AI, hanno esercitato l'AI a parlare come JFK. Allora tu qui adesso hai quel discorso pronunciato in modo che sembra proprio lui. È proprio Kennedy, con quell'accento, con quel modo, con quell'americano, eccetera, eccetera. Allora qua, originale sì, originale no. È un po' più complicata la cosa. Per questo l'ectipo, nel senso c'è un rapporto peculiare tra la fonte e quello che la fonte ha prodotto, perché è il testo suo, ma non l'ha mai pronunciato. D'altronde però l'AI ha imparato esattamente a pronunciarlo come l'avrebbe pronunciato lui. Allora salta un po' la distinzione tipica, guarda, è un originale? Sì, no.
C'è una via di mezzo, in cui è un po' originale e un po' no, nel senso che quello soltanto in quel modo, ed è il test è il suo, un po' come il Rembrandt della Microsoft. A questo punto servono categorie concettuali nuove, e invece di andare a prendere prestito di là, hai studiato, benissimo, la Gioconda, c'è la tabella 7 che fa vedere gli esempi. Quindi ci sono, in realtà, c'è la fonte originale, la produzione autentica e la qualifica. Esatto. È più complicato. E lì, appunto, del Rembrandt o del discorso di JFK pronunciato dall'AI, parlo di ectipo perché sarebbe sbagliato dire che è un falso. Non è falso come me che faccio un finto per me perché fa schifo e te lo vendo come se fosse qualcosa di vero. Ma quello diceva una crosta. Poi era vero il discorso di che, cioè, nel senso, non l'aveva detto lui, però era vero, cioè l'ha scritto, cioè lo doveva fare. Allora, tu immagina l'ultimo romanzo di Jane Austen, che lei non ha mai finito. Lo facciamo finire all'AI, avendo addestrato l'AI su tutta Jane Austen. Quello che viene fuori è un falso? No! È un originale, autentico? Nemmeno. Ci vuole una categoria di mezzo. Cioè ha il rapporto con l'originale che è simile a quello della cera su cui tu hai lasciato l'impronta del sigillo. Non è il sigillo, ma non è neppure una cosa qualsiasi, non c'entra niente. È un rapporto molto stretto di ectipo, questo lo diceva bene anche John Locke, cioè, perché poi i filosofi rubano gli altri, nel senso siamo dei ladroni qua proprio di concetti. Vabbè, chiudo qua. Inclusi. No, mi piaceva un sacco. Allora, ho un'ultima domanda, poi però volevo farti due battute finali su Orbitz, perché volentieri. È bella cosa. L'ultima domanda è in realtà legata a un'altra parte, le intelligenze artificiali che ci rubano il lavoro. Io ho sempre, quando racconto in giro, ho questa immagine dove dico che è la prima rivoluzione industriale che impatta sui colletti bianchi e non sui colletti blu. È la prima che abbiamo visto, certo, che è un timore diffuso. Tu in realtà, ancora una volta, meglio di quanto sia in grado di fare io, metti un altro concetto che mi è piaciuto tantissimo, quello dei colletti verdi. Tra l'altro ho scoperto che usiamo, che ti ho rubato non sapendolo la stessa frase, perché sono i pastori dell'intelligenza artificiale. Sì, è un po' perché abbiamo pure finito i colori, quindi perché abbiamo parlato di quelli marroni per l'agricoltura, di quelli blu per l'industria siderurgica, automobilistica, produttiva, cioè, poi quelli bianchi per il terzo settore, management, ma anche semplicemente tutta la burocrazia. Poi se tu guardi al mercato americano, tra il 90, a seconda di chi ti dice cosa, tra il 90 e il 95% dei lavori è colletti bianchi. L'industria, l'agricoltura, l'industria, diciamo quella pesante dei colletti marroni e blu, dà pochissimo lavoro ormai, è tutto automatizzato, cioè quelle lì sono già state mangiate, tra virgolette, trasformate dall'automazione, macchinari, produzione, automazione, cioè. Ora l'AI ha, diciamo, colpito quel 90%, diciamo così, di colletti bianchi. Ma che cosa sta avvenendo? Non è che non c'è più lavoro, è che il lavoro sta cambiando. Ora, questa cosa è fondamentale, io nel libro ci batto sopra tantissimo. Non manca il lavoro, manca l'allineamento tra chi offre lavoro e chi cerca lavoro, che è un'altra cosa. Se manca il lavoro, devi fare, ad esempio, operazioni alla Keynes, cioè devi investire in creazione di posti di lavoro. Se invece manca l'allineamento, cioè ci sono tanti posti di lavoro, ma non ci sono le persone giuste per prenderli, per soddisfare la domanda, devi fare tanta formazione, che è un'altra cosa. Ora, purtroppo noi stiamo vedendo, nella retorica attuale, l'AI ruba lavoro, ergo, cioè dobbiamo tassare i robot, welfare, mandare tutti in pensione, cioè tutte sciocchezze, ma proprio grossolane, quando invece dobbiamo fare semplicemente un discorso molto più serio. Non è che ruba il lavoro, lo trasforma, trasformandolo disallinea offerta e domanda, la dobbiamo riallineare, ergo tanta più formazione, e non c'entra niente fare, diciamo, operazioni alla Keynes, alla quale voglio benissimo, che stimo, mi sembra un genio, che però in questo momento non subentra. Allora non è un'operazione di welfare, è un'operazione di formazione, quindi scuola, educazione, upskilling, reskilling, tutto lo skilling che vuoi, di qua, di su, di giù, ma tutto quello va investito anche a livello universitario, per riallineare queste due cose. Ora, il riallineamento ci vorrà tempo, perché questa rivoluzione è così rapida, che sta trasformando il mondo in maniera molto molto veloce, più veloce di comunque altra, e su questo quindi ci troviamo squilibrati. Però questo squilibrio va riequilibrato in termini di prepariamo le persone a questo nuovo mondo, dove di lavoro ce n'è tantissimo. Soltanto in Europa noi non troviamo abbastanza persone. Allora questo va detto con chiarezza, perché allora
come dicevamo all'inizio della chiacchierata, inquadrato il problema in maniera giusta, trovi anche le soluzioni giuste. Sbagli l'inquadratura, quello che dici dopo è tutto, è inutile. Cioè, stai andando per campi, come si vuol dire, cioè ti sei perso per strada. Allora, inquadrato bene, soluzione giusta, si può cominciare a fare sul serio. Quindi non è un Questo ruolo specialistico quello dei colletti verdi, cioè diventeremo tutti un po' colletti verdi alla sì, fine. è quello, guarda, io faccio, ad esempio, faccio il colletto verde quando riempio la lavastoviglie, cioè gestisco la lavastoviglie. Adesso mi voglio quindi dare questo ruolo da colletto verde, no? Però è semplicemente il disegno, il controllo, la gestione di strumentazioni molto più sofisticate. Allora faccio il colletto verde, diciamo, quando utilizzo l'AI per riempire il modulo. Io non lo riempio più da solo, lo faccio riempire l'AI controllando l'AI, sapendo qual è quella che la riempie bene. No, guarda, veramente la mia azienda mi fa usare questo, non quell'altro, però forse, eccetera, eccetera. Allora entro in un'operazione, diciamo, più distaccata rispetto alla produzione diretta, dove la produzione diretta non è che viene meno, ma è meno enfatizzata. C'è molto più disegno, management, controllo, piuttosto che produzione diretta, no, del calzino. Il colletto bianco della I. Sì, praticamente è così, cioè tu stai un passo indietro rispetto a quello che deve produrre. Nello stesso senso in cui, ad esempio, nell'industria dell'automobile, oggi parliamo sempre di ingegneri, perché quelli che prendi, me lo diceva il CEO dell'Audi quando facciamo lavoro con loro tanto tempo fa, mi diceva, Luciano, che noi l'abbiamo automatizzata da sempre, dagli anni 60, 70, da tanto tempo. Oggi tutte le volte che prendo un altro robottino, devo prendere un altro ingegnere che lo gestisce. Stiamo parlando prima, cioè 10 anni fa, nel senso prima di Covid. Quindi oggi l'automazione anche dei colletti bianchi vuol dire che tu devi creare specialisti nella gestione dell'automazione di lavori che avrebbero fatto colletti bianchi in passato. Va benissimo così. Ora, certi lavori spariranno completamente, altri saranno trasformati in maniera molto profonda, altri emergeranno completamente nuovi, che non esistevano fino all'altro ieri. Allora, tutte le start-up che tu vedi continuamente emergere, distrutte, costruite, vanno bene, vanno male, tutto questo fermento va gestito in maniera molto più intelligente che arriva l'AI e mi ruba il lavoro. Non è semplicemente vero. Cioè, d'altronde poi ci sono ormai studi seri che dimostrano che in realtà l'AI poi alla fine, tra quelli che vengono distrutti, trasformati e creati, c'è un po' un equilibrio. Questo equilibrio non è di tipo sociale, è di tipo lavorativo. Finché noi questo equilibrio di tipo lavorativo non lo allineiamo con quello sociale, ci troveremo invece con gente o comunque ovunque costantemente disallineata rispetto alle domande del mercato. Questo è fondamentale. Per me capire questo vuol dire anche andare nella direzione politica, economica, diciamo sociale giusta. Prendere fischi per fiaschi vuol dire che poi ci ritroviamo tra 10 anni che non abbiamo fatto le cose giuste e ne andrà, diciamo, veramente male del sistema. Cioè, saranno costi che pagheremo noi come società. Quindi non è soltanto, sai, l'ana caprina del filosofo, agency, intelligenza, due tipi di disoccupazione, vabbè, chi se ne importa. No, vuol dire che tu hai preso la strada giusta o la strada sbagliata. Questo, secondo me, è quello che la filosofia fa. Quando la filosofia fa bene al sistema. Ed è il modo greco di fare filosofia. Il resto lo lasciamo ad altri. Dobbiamo parlare di Orbitz, perché sennò Manuela... 2 secondi, perché devo andare. Sì, ci picchia tantissimo, se no Manuela, temo. Quest'anno Orbitz, 19-20 novembre, 12 esperti internazionali, masterclass, workshop, prima giornata dedicata al dialogo tra filosofia e impresa, il secondo invece con gli insegnanti per il progetto Scuola Futura. Quest'anno si parla di capitale semantico, sì, in un'era in cui l'intelligenza artificiale distrugge il significato, fa allucinazioni. Che valore rimane alla semantica? Lo esalta, nel senso che ti fa vedere, cioè separa l'oro falso dall'oro vero, ti fa vedere molto meglio dove c'è veramente valore aggiunto di intelligenza, di nuove idee, di capacità interpretativa, di vedere le cose, e lì dove invece era tutto un po' tanto lavoro, ma in realtà era semplicemente tanto sudore, ma poco risultato. Allora, questa cosa della valorizzazione del capitale semantico lo possiamo riassumere in maniera molto molto semplice, con qualcosa che ho detto in precedenza, ti fa capire quali sono le domande da fare. Non qualsiasi domanda. Fai quella domanda o quell'altra. Capire se la risposta è giusta, sbagliata, fino a che punto, se ha preso fissi per fiaschi, se è un'allucinazione oppure no, e poi ti fa capire cosa farci con la risposta. Allora capisci che è prima, durante e dopo, ma quello è tutto capitale semantico, cioè la nostra capacità di intendere, comprendere, rendere significativo tutta una serie di
contenuti, operazioni, processi che ormai valgono molto meno perché vengono fatti automaticamente. Cioè, se fino all'altro ieri, adesso faccio un esempio un po', diciamo così, scolastico universitario, aveva senso andare a studiare tanti libri e fare un riassuntone e poi dire adesso pubblico questo riassunto che ho fatto soltanto io. Benissimo, ma oggi te lo fa il tuo LLM in 2 secondi. Allora il valore è veramente nella domanda: vale la pena farlo oppure no sto lavoro? E poi che ci facciamo questo lavoro? L'ha fatto bene oppure male? E dopo? E allora? Allora, capire tutto questo e capire che in realtà tutto quello che sta nell'intelligenza umana sta venendo a essere esaltato dall'intelligenza artificiale, perché distingue quello che fino all'altro ieri era tanto lavoro, ma con poca, diciamo così, intelligenza dentro, era veramente tanta fatica. E noi confondavamo il fatto che quello lì, la persona, l'azienda, il gruppo, avesse fatto un'enorme quantità di lavoro con una cosa di grande valore, ma era tanto lavoro per poco risultato. Oggi quel tanto lavoro si può fare in maniera diversa e allora il vero valore aggiunto non è più il robottino che ti fa l'automobile, ma come la disegni. Perché il robottino che te la fa l'automobile ce l'hanno tutti, ma che come l'hai disegnata e quali soluzioni hai trovato in quell'automobile piuttosto che in un'altra, quello ormai sono anni che fa la differenza. Lo stesso avviene per tutti i lavori che facciamo oggi. Cioè tu vuoi la persona che sa trovare la soluzione giusta nel momento giusto, che capisce qual è l'opportunità da cogliere oggi, non domani e così via. Tutta intelligenza umana. Allora, in questo senso, il valore del significato che noi siamo in grado di attribuire ed estrarre da tutta questa produzione diventa esclusivamente nostro, è sempre stato nostro, ma si vede molto di più. Per questo parlo appunto di separazione tra quello che era tanto lavoro, che sembrava grande valore aggiunto, ma in realtà era soltanto tanta fatica, da quello che invece è vero valore aggiunto. La vera idea, il vero momento eureka che ti cambia, diciamo, la trasformazione, il processo in azienda, in ufficio, in banca, a scuola, a casa. Su questo io sarei, non dico ottimista, però meno pessimista, ecco, nel senso che esalta le migliori qualità umane. Purtroppo fa anche vedere chi queste qualità non ce l'ha, e questo dispiace. Perché anche nel mondo della ricerca, quello che si poteva fare fino all'altro ieri con tanta fatica, e quindi riuscivi anche ad esempio a pubblicarlo come articolo, oggi te lo fa l'LM e uno gli chiede: guarda, questo qua si poteva fare in 5 minuti. Tu che ci hai messo di tuo? Che ci hai aggiunto? Perché se non ci hai aggiunto niente, è un po' come la pizza fatta a casa, no? Nel senso, guarda, se la pizza a casa la fai male, compriamo quella che anche quella surgelata è meglio. Purtroppo noi adesso abbiamo una pizza surgelata buonissima. Farla a casa vuol dire che mi aggiungi qualcosa di nuovo. Cioè qualcosa di migliore, che sia anche semplicemente il tuo sforzo, cioè ci mancherebbe, ci sono mille valori, però non può essere che era l'unico modo di farla a casa, come veniva, era buona perché era l'unico modo di farla. Oggi abbiamo la pizza surgelata e quindi sulla pizza surgelata cade un po' l'unicità del fatto che la faccia a casa. Se la devi fare a casa è meglio che ci abbia un valore aggiunto, magari di gentilezza, di carineria, di sforzo emotivo, oppure qualche ingrediente che magari ti vengono in mente una pizza un po' diversa. Ma lì si fa la differenza, e a molti purtroppo che fino all'altro ieri erano gli unici pizzaioli che giravano, la pizza surgelata dà fastidio, cioè ovviamente giustamente. Direi che con la pizza possiamo chiudere, chiudiamo dicendo 19-20 novembre, Orbitz. Palazzo del Ghiaccio a Milano, Orbitz, capitale semantico, mentre invece dal 4 di novembre già in vendita, la differenza fondamentale, Mondadori, 372 pagine, grazie mille prof. Leggibilissime. No, leggibile, molto leggibile. No, devo dire la verità, sì. Devo dire la verità, assolutamente sì. Non si riesce a mettere giù, guarda. Grazie mille davvero e buona serata. Ciao. Come ci cambiano le tecnologie? Io sono Matteo Flora, da 2 decenni studio l'intreccio tra tecnologia, persone e società, quello che normalmente si chiama tech policy. Lo racconto qui sul canale, ma anche su Mediaset con intelligenze artificiali, nelle università come docente e come IVLP del governo americano dal 2012 nel programma Combating Cybercrime. Insegno sicurezza delle AI e delle superintelligenze allo European School of Economics, Corporate Reputation all'Università di Pavia e AI generative allo IAD, ma soprattutto aiuto le aziende a navigare questo mondo complesso. Ho fondato diverse società specializzate che si occupano di formazione e implementazione dell'intelligenza artificiale, ricerche di mercato e reputation intelligence, governo e narrative per costruire e proteggere la reputazione di manager e di aziende, gestione della crisi, e infine consulenza legale tech, con lo studio legale di cui sono partner. Se avete bisogno di contattarmi professionalmente trovate tutti i riferimenti qui sotto e in descrizione.
E se questi temi ti interessano, puoi iscriverti al canale, alla newsletter settimanale, alle live del lunedì per fare il punto sulle notizie della settimana, e trovi l'archivio completo di tutte le puntate online, ricercabile e interrogabile anche con un chatbot su videomatteoflora.com, perché non è mai troppo tardi, per essere pronti. Vi sto preparando.